grazia tutto quello che t'avvenne in questa navigazione. Già t'ho detto come girai il mondo tutto e poi come arrivai alla Taprovana. E fui forzato a mettere in terra, e poi, fuggendo la furia di Terrazzani, mi rinselvai ed uscii in un gran piano proprio sotto l'equinoziale. Qui che t'occorse? Subito incontrai un gran squadrone d'uomini e donne armate, e molti di loro intendevano la lingua mia, i quali mi condussero alla città del sole. Di, com'è fatta questa città e come si governa? Sorge nell'ampia campagna un colle, sopra il quale sta la maggior parte della città, ma arrivano i suoi giri molto spazio fuori delle radici del monte, il quale è tanto che la città fa 2 miglia di diametro e più, e viene ad essere 7 miglia di circolo, ma per la levatura più abitazioni ha che si fosse in piano. È la città distinta in 7 gironi grandissimi, nominati dagli 7 pianeti, e s'entra dall'uno all'altro per 4 strade e per 4 porte, agli 4 angoli del mondo spettanti. Ma sta in modo che se fosse spugnato il primo girone, bisogna...
Dice? Dice? Ashram kaine saga. Karanja. Dice? Atma kelan. Shikara kaina. Eleos panian. Arian guaracor. Kalazza sai. Dice. Hotanna lari, yare kirya. Atma. Kalat. Karanjang. Mulu. Shikara. Aranya. Yale daima. Kaines Quara. Banian Masamadi. Kiryan Matida Nagyari Hotan. Shikara. Volunarati Guana. Kalapsagar. Anati. 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 Brutto stupello, nemico di Dio, ne esci fuori da casa mia. Brutto stupello, nemico di Dio, ne esci fuori da casa mia. Brutto stupello, nemico di Dio, ne esci fuori da casa mia. Brutto stupello, nemico di Dio, ne esci fuori da casa mia. Spirito maligno, Brutto stupello, figlio di nemico di Dio, Satana, esci fuori da casa mia. Brutto stupello, nemico di Dio. 100 anni senza pace ad abbattere, pillaria, pila terra, pilo fuoco e pilo mare, anime d'ubriacato, risicchiato, peste e veleno del mondo, dannato, nemico di Dio Vatino, danna crapa delle morti, danna a bruciare l'erbe d'ogni fuoco, luce e scuro, freddo e calore, stanno a chiungire per male mio.
Sei tornato. È qua, vieni. Riconosce solo il suono delle campane. Non parla più, non sente più. Da quella volta che vennero i soldati. I primi tempi piangeva e diceva: Gesù mio, non siamo degni di essere chiamati figli tuoi. Poi si è levata la veste e si è chiuso qua, senza vedere luce, senza toccare acqua. Proprio come un santo, un santo. Se hai bisogno di me sono nella chiesa.
quanto tempo non mangi? Ti senti bene? Vuoi un po' di pane? È tutta la notte che non dormi. Hai fame? Da quanto tempo non mangi? Ti senti bene? Vuoi un po' di pane? È tutta la notte che non dormi. Al paese nostro, i contadini, davanti al fuoco, raccontano di quella notte che videro i monaci cacciati via dal convento e i corpi dei banditi pendere dalle forche. Non li fecero nemmeno sotterrare, così la gente li poteva guardare e ne pigliava paura. Il convento restò vuoto per tanto tempo, perché era diventato la casa del diavolo e chi ci entrava restava dannato. Ma io non ci ho mai creduto al diavolo. L'inferno l'hanno fatto apposta per spaventare i cristiani, no? Monaci come te non se ne vedono più nella provincia, da tanto tempo. Perché sei tornato qua? Tu hai paura. L'ho capito da quando ti ho visto scappare dal paese. Hai paura di noi? Siamo come te. Non possiamo rubarti niente. Tu non hai più posto nel convento. Ma anche nella campagna non c'è rimasto nessuno. Gli uomini lasciano qua i figli e i vecchi malati e vanno sulle montagne e prendono il mare per paura che ritornano i soldati. Ci dobbiamo nascondere pure a casa nostra. Ma è meglio morire di fame che morire in galera. Ma tu ci puoi aiutare e noi aiutare te. Domani ce ne andiamo via assieme se vuoi. Ti porterò in un posto sicuro, ma è meglio che ti levi questo saio. Così nessuno ti può riconoscere. Al paese dicono che tanti monaci, al tempo della rivolta, si spogliarono dell'abito per andare con i banditi. Ma se tu vieni con noi, è come se tornasse fra Tommaso. Tanti ne parlano ancora. Tu l'hai conosciuto. Parlano sempre di tutte le cose che ha fatto e dicono che era un monaco differente. Perché non rispondi? Tu lo sai dove è fra Tommaso. Sono vere le cose che raccontano di lui. Era un monaco che non aveva paura, che non era buono solo a dire la messa, ma si è fidato troppo della sua gente e per questo è finito in galera. Tu non sei suo amico. Cosa dici tu alla gente quando predichi?
La nuova religione che lui voleva predicare tutta consisteva in una libertà di vivere senza conoscere né Dio né Chiesa, e piena di più di tante altre eresie che per riverenza di chi l'ascoltasse non si scrive. E solo si deve ringraziare la pazienza di Sua Divina Maestà che non l'abbia fatto inghiottire dalla terra. Voleva di più che si vivesse a modo di repubblica, diceva che parse il Messia della giustizia e della verità, chiamando il monte di Stilo Mons Pinguis, dove voleva che si gridasse primeramente libertà, libertà. Soleva dire ai suoi congiurati che non si fidassero di quelli che avevano il filo bianco, che non si dovessero portare cappelli in testa, per via che denotavano soggezione e che erano cagione di poca vita per l'aria che dentro vi si richiudeva, che il vestito dei congiurati fosse una veste bianca fino al ginocchio, e sotto portassero quel colore e quelle ricchezze che più gli piacevano. Predicava che quando fosse venuto l'anno 1600 si prendessero le armi, si procurassero compagni e si stesse pronti a cambiare il governo. Lo si accusa di aver mandato ambasceria all'impero dei turchi per trattare ogni aiuto necessario alla rivolta, di aver sollecitato e ottenuto l'impegno da parte di molti banditi e fuorusciti per avviare la sollevazione assassinando il viceré e tutti gli altri ufficiali, predicare la libertà di fede denunziando la tirannia del nostro re. Che egli sia stato l'autore e capo di tutta questa macchinazione risulta dalle confessioni che fin dal loro arresto gli stessi compagni di crimine hanno deposto contro di lui. Provandosi che la congiura ha avuto luogo, rifiutandosi il detto fra Tommaso Campanella di dichiararsi confesso, si procede contro questo religioso ribelle alla maestà divina e umana, secondo le decisioni della curia secolare, alla quale il Papa per tali delitti lo rimette. caldo e il freddo presero inimicizia, per amore di far propria la materia, insufficiente alla loro voglia infinita. E da tale amore nacquero la lite e l'odio, e di tale odio si serve il fato. Ma il caldo è male al freddo, non al mondo, a cui serve la morte continua delle parti, come all'animale quella del cibo. Dio non odia i suoi figli, perché li ha fatti, e non teme il male da loro. Odia solo la mancanza di bene, che è il peccare. Ma quest'odio non è come in noi passione e vanità, ma solo un mezzo che Dio usa perché i mali del mondo facciano armonia al suo regno. Eppure il mondo tutto non odia le sue parti, e le cose che in esso muoiono sono per la sua vita, come il pane muore nel nostro corpo e si fa sangue, e il sangue muore e si fa carne. Che la tua fede oggi ti aiuti, frate,
allontani da te altri peccati, ti porti a evitare sofferenze inutili, torture che spezzano il corpo ma non salvano un'anima indifesa. Non è il delitto di lesa maestà la tua colpa più grave, ma la provata ribellione alle leggi di Dio e alla santità del tuo ufficio. La grande pietà dei tuoi fratelli non dispera di recarti aiuto, per quanto sarà possibile. La stessa ragione di Stato non consiglia una condanna a morte. È odioso spargere il sangue di un sacerdote, soprattutto per avere fatto profezie, perché il popolo finirebbe con l'esaltarlo di più se gli avvenisse qualche sciagura. Una repubblica dove gli stessi giorni toccano a tutti gli uomini, dove gli uomini si reggono con la ragione, non con l'inganno, dove non c'è infelicità, perché infelicità è mostrarti quello che non sei, cioè essere giusto, essere saggio, essere forte, non esserlo in verità. Una repubblica dove la comunità fa tutti gli uomini ricchi e poveri, ricchi perché possiedono ogni cosa, poveri perché non servono le cose ma ogni cosa serve a loro. Una repubblica dove non c'è paura della morte. Dove si trova questa repubblica? In un punto lontano del mondo, al di là del mare grande, sorge una città nella quale si entra per 4 strade e per 4 porte, che guardano ognuna ai 4 angoli del mondo. È tanto forte e ben costruita che 7 volte bisogna espugnarla per poterla vincere. Sulla sommità del colle c'è un tempio e nel tempio un altare dove è dipinto tutto il cielo e la terra. Sul cielo sono segnate le stelle maggiori e le virtù che esse hanno sulle cose umane, e vi stanno accese 7 lampade col nome dei 7 pianeti. Chi vive in questa città? Una gente saggia che fuggì la rovina dei tiranni. Tutte le cose in quella città sono per tutti, non solo il cibo, ma le scienze, gli onori, il riposo. I suoi abitanti dicono che la proprietà fa diventare ognuno o ladro se è potente e non ha timore, o avaro, insidioso, ipocrita, se non ha forza. Là c'è grande amicizia fra gli uomini perché tutti hanno quanto loro bisogna. Là tutti i giovani si chiamano fratelli e quelli che sono di 15 anni più grandi si chiamano padri e di 15 più giovani figli. Vestono tutti allo stesso modo e in un punto della città hanno quante vesti vogliono. Il giorno vestono di bianco, ma di notte fuori della città vestono di rosso. E rosso è l'abito della guerra. Perché devono fare la guerra se sono felici? Solo quando ricevono offesa, o quando sono travagliati i loro amici, o quando sono chiamati da altre città oppresse come liberatori. Solo allora bandiscono la guerra. Dopo una battaglia vinta, le donne e i fanciulli medicano i guerrieri, li abbracciano e li confortano. Il capitano si presenta al tempio e il poeta che andò con lui racconta le sue gesta. Ma subito dopo perdonano volentieri gli sconfitti e gli fanno del bene e dicono che non si deve far guerra se non per far gli uomini buoni, non per estinguerli. Fra Tommaso conosceva questa gente. Era così la Repubblica che voleva costruire pure qua da noi. Quando illustrò le leggi di questa Repubblica, tutti gli dicevano: volesse Dio che esistesse veramente. E qualcuno disse che era la stessa pensata da altri uomini saggi, ma che non si era trovata mai. Fra Tommaso rispondeva che si doveva trovare prima della fine del mondo, per compiere desideri umani
e che così dicevano le profezie dei santi. Sarà la città più mirabile del mondo e i monaci di San Domenico si debbono preparare secondo l'Apocalisse per farla cominciare nell'anno 600. L'anno 600 è passato, ma non è successo niente. Quelle profezie allora? Erano solo profezie. Le profezie sono segni del cielo, ma sono fatte per gli uomini. Sono gli uomini che le devono capire e spiegare. Ma questo mondo non giova vedere la verità a chi non è armato, perché finisce con l'essere afflitto dagli ingannati e dagli ingannatori. Il popolo è come una bestia grande che non conosce la sua forza. È tutto suo quanto sta tra cielo e terra, ma il popolo non lo sa. Si impicca e si imprigiona con le proprie mani, si dà morte e guerra con la sua stessa miseria. Il 600 è passato e tutto deve ancora cambiare. Gli stati che oggi in qualunque luogo si trovano somigliano a una congiura di potenti che sotto nome e pretesto di governo si occupano solo di loro stessi. I potenti stabiliscono che queste regole vengano osservate in nome dello Stato, cioè anche in nome dei poveri, e così diventano leggi. Vediamo un uomo che ha 100.000 scudi di rendita e 1.000 che non hanno 3 scudi per uno. E se litiga il povero contro il ricco, non può aver giustizia e si fa fuoriuscito o bandito o muore in carcere. La città di Fra Tommasi non c'è questo mondo. La gente nostra non ci crede. Dicono che è opera di un pazzo. Ma tu che sai tante cose di lui, dimmi. Era pazzo davvero Fra Tommasi? Perché lo hanno condannato a stare in galera tutta la vita? Tanto tempo fa, gli astrologi di un paese lontano scoprirono la venuta di una costellazione che avrebbe reso pazza tutta l'umanità. Poiché ogni sforzo per impedirla sarebbe stato vano, decisero di proteggere almeno se stessi da quella sventura. Se noi resteremo savi, pensarono, potremo in seguito guarire dalla follia tutti gli altri uomini, e si protessero dall'influsso degli astri. Tornati dopo tanto tempo in mezzo al mondo impazzito, gli astrologi si misero a insegnare agli uomini le antiche verità che la follia aveva cancellato dalle loro menti. Ma gli uomini ormai non li intendevano più e reagirono accusandoli, minacciandoli di morte. Fu così che gli astrologi, per sopravvivere in un mondo dove la pazzia era diventata il costume di tutti, furono costretti a fingersi pazzi anche loro e a comportarsi come pazzi per tutto il resto della loro vita.
tuoi seguaci, a chi ti crocifisse, più che a te crocifisso somiglianti san oggi, o buon Gesù, del tutto erranti dai costumi che il tuo senno prescrisse. Lussurie, ingiurie, tradimenti e risse van procacciando i più stimati santi, tormenti inusitati, orrori e pianti, tante piaghe non ha l'Apocalisse. Se torni in terra, armato vien, Signore, che altre croci apparecchianti nemici, non turchi, non giudei, quei del tuo regno, fareggi, sacerdoti, schiavi, eroi, di volgare opinione ammascherati, con poco senno, come vediam poi, che gli empi spesso fur canonizzati, li santi uccisi e di peggior tra noi i principi finti contro i veri armati. Questi fogli sono stati trovati nella tua cella. Hai scritto tu queste parole, che offendono le leggi di Dio e la fede dei suoi ministri. Ci addolora vederti ostinato in questa finzione inutile. Il tribunale ha molti mezzi per costringerti a svelare il tuo inganno. Anche il tormento diventa necessario quando il colpevole non vuol riconoscere i suoi delitti e la Chiesa non lo può impedire. Ho visto la sventura cadere sui giusti. Mentre i malvagi stanno sicuri come se avessero compiuto opere buone. Dunque le ricordi le parole del Vangelo? Perché prima ti sei rifiutato di giurare? Tu non sei pazzo. Bisogna che lo sappia il Papa. Le cose non possono andare così dove lui è lontano. Ho chiesto un esercito per la Santa Crociata e mi hanno mandato un vescovo. Un vescovo. Contro 1000 soldati. Cosa stai dicendo? Li avete uccisi voi, i miei soldati. Perciò non rispondono quando li chiamo. Voi siete amici della morte. La morte che si finge vita come i demoni si fingono angeli. Non è figlio di Dio chi nasce da Dio, perché le pulci nascono dalla carne umana e non per questo sono uomini né figli d'uomo. Tutti siamo idolatri mentre serviamo agli uomini, alle monete e ai vizi con l'animo e col sangue, ma Dio solo con parole e per usanza. Tu stai bestemmiando, non sai quello che dici. Cristo Dio nacque contro gli ipocriti per distruggere il loro falso amore. In nome della giustizia predicano la paura, in nome della carità le catene e la fame. E la tua giustizia qual è, frate? Quella dei banditi che tenevi come apostoli? Quella delle eresie che hai sparso in mezzo al popolo per insultare l'autorità della Chiesa? Quando mi giunse il richiamo io stavo compiendo gesta tali che si ricorderanno per tutta la cristianità. Il negro d'Africa, visitato da me, appariva nelle sembianze di uno scarabeo ed improvviso, ascoltandomi, si trasformava in rondine. Lodava il Dio e portava la mia voce fra i suoi simili. Così la pulce e così il pidocchio. Così il ragno, per raggiungere le sue sembianze di indigeno delle Americhe, si doveva rifugiare nei miei insegnamenti. Le tue parole non ti aiutano più. Dimmi, fratello, hai mai camminato sull'acqua? Hai mai provato a prendere pezzi d'aria e farne figure umane? In poco tempo, a tuo piacere, potresti moltiplicare i tuoi padri e fare della tua famiglia un bosco di pini tutti uguali e cespugliosi. Frate, perché sprechi altre parole? Dio mi ha insegnato a parlare agli insetti per trasmettere agli uomini. I miei prodigi sono i miracoli che egli compie attraverso di me. Tu bestemmi per salvare la tua vita. La mia vita
è salva dal giorno in cui nacqui. Il tempo nuovo nasce dall'opera delle nostre mani. Dio non si nega a chi osserva la legge di natura. Ammira il cielo e le stelle come cose divine e ama il vivere con gli uomini. Questa è la vera libertà, la scuola che ha per libero il mondo. Il futuro giudicherà di noi, perché il presente crocifigge sempre i suoi benefattori. Ma poi risuscitano il terzo giorno, o al terzo secolo. Io glielo dicevo a vostra madre. Vedrai che me lo faranno vedere. Non ci può credere a quanto dice la gente. Tutto il giorno non finisce mai di parlare di voi. Possibile, dice, che il nostro Tommaso si è messo in mezzo alla gente malamente. Lei lo sa che non avete fatto niente di male. Ma ormai non è più capace nemmeno di pregare.
Sono venuti una sera che stavo ancora affaticato e mi hanno preso come un bandito. Perché ce l'hanno con noi? E voi? Perché non dite nulla? Sono un poveraccio, ma sono vostro padre e voi mi avete sempre rispettato. Ci hanno rubato pure l'affetto. Vi ricordate quando eravate piccoli? Vi lasciavo con gli altri quando andavo a faticare e la sera tornavo che stavate già dormendo. Poi ve ne siete andato per la vostra strada. È stato meglio, è stato peggio, chi lo sa più. Che vi fanno qua? Avete gli occhi malati. Cosa non gli volete dire che sono costretti a torturarvi? Voi siete un uomo di scienze, un uomo di Dio. Se l'anima a posto non bisogna avere paura. Perché non parlate, figliuolo? Non vuole rispondere. Se parlasse sarebbe solo per rinnegare anche te. Avvicinati. Vieni avanti senza timore. Ti abbiamo fatto venire qui per convincere tuo figlio a confessare la verità, ma Fra Tommaso non è più quello che pensavi di ritrovare. Niente riesce a piegare la sua superbia. Finge l'apatia perché sa che essa sola lo può salvare dalla morte. Il pazzo non può essere giustiziato perché essendo privo di ragione non avrebbe modo di pentirsi e porterebbe i suoi peccati nella tomba, nel qual caso sul santo tribunale ricadrebbe la colpa di aver mandato all'inferno un innocente, ma così ci costringe a cercare la verità in altro modo. Tuo figlio è un uomo senza timor di Dio. Fra Tommaso è stato sempre un santo. Una volta scrisse un libro che nemmeno l'Apostolo Giovanni fece uguale. E la gente mi diceva beato per avere un figlio così. Io, che non so né leggere né scrivere. La gente quando lui predicava lo stava a sentire con le lacrime agli occhi. Parlava di stelle, di luna, di tutte le scienze del mondo. Mi parevano cose innocenti e giuste. È stato sempre un uomo buono, Fra Tommaso, eccellenza. Non accade a nessuno di finire in carcere perché è un uomo buono. Prima capiva le tue parole, eppure non ti ha risposto. È rimasto in silenzio anche quando la Chiesa, che è sua madre, e il tribunale che in essa trova la sua forza, gli chiedevano di parlare con la voce della verità. Non vuole confessare i suoi delitti, tuo figlio, e non sarà più possibile perdonargli. Che devo fare, eccellenza? Che devo fare? Se è vero quello che dite, mettetemi la corda al collo a me e impiccatemi. Eccellenza, siamo povera gente di un regno sfortunato, ma se questi uomini ci hanno fatto del male, vi prego, castigateli per l'amor di Dio. Il mare è calmo, domani ci sarà il sole. Non sei stanco? Vieni a riposarti.
notte è fredda, ma qua si sta al riparo. Ci sono le reti e questi sacchi per coprirti. Domani, quando farà giorno, torneranno le barche e avremo anche da mangiare. Non avere paura, che presto sarai tra amici. Anche a loro racconterai le cose che hai detto a me e tutte le altre che tu conosci. Là dove andiamo non ci arrivano i soldati. Sono posti che sappiamo solo noi che siamo nati qua. La notte si accendono tanti fuochi sulla montagna e si raccontano storie antiche e le donne cantano insieme, come nella città di Fra Tommaso. Dormi pure tu adesso, perché domani ci aspetta un lungo cammino. Svegliatevi. Guardate fisso davanti a voi. Non vedete? Sgorga acqua dalla sabbia. Gli uccelli hanno grandi ali di palma. I cavalli criniere di grano. Anche voi dovete sentirvi ebbri in questo momento, sovrano. Tu raccogli il mio manto. Costruisci la tenda che mi protegga dal vento della sera. Sarai accorto, ti farò mio scudiero. Ci sono io per insegnarti come si abbatte il falco a colpi di martello e la colomba con un semplice suono. Che l'uno e l'altro si apprestino per il festino e ci siano spezie e pane bianco. Andiamo. Quando illustrai le leggi di questa Repubblica, qualcuno mi disse: volesse Dio che esistesse veramente. E poi aggiunse: ma è quella di Platone che non si trovò mai. E io risposi che si avrà da trovare questa Repubblica prima della fine del mondo, per compiere i desideri umani del secolo d'oro, e che così avevano detto i profeti. Sarà la Repubblica più mirabile del mondo, e i monaci di San Domenico si devono preparare secondo l'Apocalisse. E questa Repubblica comincerà nell'anno 600. Vi ricordate di queste parole? Mi ascoltate? Rispondete a ciò che vi chiedo. Quando e a chi avete confessato queste cose? Io predicavo il giubileo, ma qua bisogna che venga il Papa che rimedi a tutto. Quali cose non vanno bene? Che cose sono queste? Quali assassinamenti sono? Noi non vi vogliamo far male. Cessate di fingere e accettate il giuramento. Allora vi daremo il riposo che chiedete. Perché volete continuare a soffrire, frate? Traditori che non mi vogliono aiutare.
Si pigliarono tutti i monaci per ammazzarli. Io non ti ho visto quando sei venuto. E ora che mi vuoi fare? Dove sono? Dove sono i soldati miei che mi aiutano? Soldati! Venite che mi vogliono ammazzare! Noi abbiamo nemici forti, aiutateci! Scendetemi! Scendetemi, uomini, senza misericordia! Suonate che sono ammazzato. Dove sono i soldati miei? L'altra notte vennero qui per la crociata e ora non mi vogliono aiutare. Oh Cristo, aiutami che muoio. 1600. 1600. Vi stanno 24 sacerdoti sopra il Tempio, che a mezzanotte cantano i salmi e guardano le stelle e i movimenti loro con gli astrolabi e sanno quali mutamenti vi saranno in ogni paese e dicono l'ora della generazione e i giorni del seminare e del raccogliere. Se lo avessi tenuto a mente non avessi fretta, ma perdo la nave se non mi fate andare subito. Non mi trattenete più così, che ho da fare. Mi ammazzano. Vedi che mi ammazzano. Qual è il vostro nome? Mi sentite? Qual è il vostro nome? Mi chiamo Fra Tommaso Campanella. Quanti anni avete? Vissi 6.000 anni nel mondo. Siete laico o religioso? Siete laico o religioso? Rispondete. Sì, vi va la sedia e dormi. Sì. Zitto. Tutti qui, intorno a me. Vedete lontano, là dove sorge il sole? Sulla linea dell'orizzonte si avvicinano le navi, a mille. Per trasportarci tutti quanti siamo, a mille. Di là da questo mare verso terre pagane, venite anche voi, uomini pasciuti e rubicondi. E voi, scheletriti dalle privazioni, ottosi e corrosi dall'indigenza, vi si offre una morte santa senza troppi tormenti. Anche voi, fanciulli, arruolatevi nelle legioni di Dio, gettate dietro le spalle i trastulli dell'età immatura, di là dal mare, fuori da queste stanze chiuse. Abbatteremo le mura delle città, perché il deserto delle anime sia il deserto dei corpi. Signore, da tempo mi diceste, con l'odore del legno che brucia, che sorgeranno altri luoghi. Signore, i tuoi ministri sono con me, Papa, vescovi, cardinali.
Non lasceremo indietro neppure il frate più innanzi negli anni. La morte gloriosa è per tutti. Carcerieri, carcerati, giudici, giustiziati, carnefici e vittime. Tutti. Venite con me, che siate in vita o no. Anche le anime solitarie di chi non trova riposo nell'aldilà, in terra pagana, avranno il loro riscatto. E questa è l'ultima crociata del tempo dei frutti maturi, delle messi floride, degli uomini uguali e felici, e felici, e felici. Aprimi, frate. Nemmeno le stelle possono forzare. Aspetta. 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 Aspetta.
Siediti. Ti voglio raccontare una storia. Il re di un paese lontano ebbe una figlia e le regalò un grande castello vicino al mare. Un giorno, camminando per la spiaggia, essa vide un vecchio seduto sulla riva. Aveva in testa un cappuccio, così nessuno poteva vederlo in viso, e suonava un flauto senza mai stancarsi. «Chi siete?» domandò la figlia del re, e il vecchio rispose: «Questo è il flauto che l'uomo può sentire e ha potere sul tempo, e questa è la canzone del domani». La figlia del re si sedette vicino al vecchio e restarono sulla riva del mare per 7 anni, e quando cadeva l'autunno essa domandava: «Suonatemi la canzone del domani», e il vecchio suonava il flauto, ed era come se tanto tempo passasse. Dopo che 7 anni furono trascorsi, la figlia del re si alzò in piedi come una che ricorda e si guardò intorno e vide che tutte le cose che possedeva erano scomparse, il suo castello e i beni preziosi che vi aveva lasciato non c'erano più. Soltanto il vecchio, col suo flauto, sedeva ancora lungo la riva del mare. Allora la figlia del re corse verso di lui gridando: «Adesso è arrivato il momento. Mostratemi tutto il vostro potere sul domani». Ma proprio in quel momento il vento soffiò via il cappuccio dal viso del vecchio, ed ecco, non c'era un uomo, ma soltanto la veste e il cappuccio e il flauto, che caddero sulla riva e scomparvero tra le onde del mare. La figlia del re si mise a piangere e rimase sola su quella spiaggia, dove grandi meraviglie erano accadute nei tempi antichi. Molti anni ancora passarono e la figlia del re diventò vecchia e stanca. Un giorno, quando arrivò l'autunno, essa alzò gli occhi e vide qualcuno che camminava sulla riva del mare. Era la figlia di un re e aveva i capelli come l'oro e gli occhi come l'acqua di un fiume, e non aveva paura per il domani e non aveva potere sul tempo, alla maniera degli uomini semplici.